Bentornati qua su F1 Manager 23 con un nuovo episodio. Siamo in America, ad Austin, e attenzione, ho fatto le prime prove libere interamente io. Ma perché le ho fatte? Per trovare più facilmente il giusto assetto, e d'ora in avanti farò così, perché comunque ho visto che è molto meglio, riesco a trovare l'assetto migliore ed è la cosa migliore, appunto. E poi comunque siamo anche in un weekend sprint, quindi il tempo è quello che è. Ho trovato dei buoni assetti, devo dire, 83%, e non testato, ma in realtà l'ha testato. Non so perché mi dia non testato. Comunque prove libere, terzo e sesto con Leclerc, terzo Sainz però con gomma soft, ok, Leclerc sesto ma con gomma media. Abbiamo fatto comunque con Leclerc 34 giri, con Sainz 31, che comunque non è male. Ne ho fatti un po' di meno con Sainz perché ho fatto più fatica a trovare il giusto assetto con lui, onestamente. Cosa importante, in questo weekend avremmo le penalità per Stroll, Verstappen, e quindi potremmo avere una possibilità di ottenere un gran risultato. Però sappiamo che la Red Bull ci può recuperare tranquillamente, basta Perez e vabbè. Comunque direi di andare a fare le qualifiche a questo punto, visto che ci siamo. Sono molto ottimista, devo dire la verità, sono molto ottimista e vediamo un po' come va, perché voglio essere ottimista il più possibile e vedere un po' cosa combiniamo. Allora, in teoria non dovremmo aver traffico, il che è già buono. Ok, i tempi sono buoni. Leclerc e Sainz sono attaccati. Per 8 millesimi Leclerc è davanti a Sainz, e il che è molto buono. Vediamo se riusciamo a... Oh, Perez dietro, Stroll dietro. Hai capito? A fare le prove forse ci si guadagna tanto. E a saperlo prima, ragazzi, anche perché weekend sprint anche gli altri fanno fatica a trovare gli assetti giusti. Quindi riuscire a trovarli sicuramente è un vantaggio non indifferente. Quindi io al momento sto ai box tranquillissimo, non c'è proprio problema. Io sto qua, me la bazzico e vediamo un po'. Allora, il Q1 sta per finire e noi siamo davanti, primi, secondi, con una tranquillità incredibile. Ed è la prima volta che, per dire, ecco, perché ho parlato? Comunque non siamo troppo distanti da Verstappen, non siamo troppo distanti. E questo è un gran risultato. E Perez comunque settimo. Ok, buono. Comunque Verstappen avrà penalità. Non so se nella sprint o se nella gara, però comunque ci sarà una penalità. Sainz, assetto auto 91%. Però, devo dire niente male. Vi devo dire niente male. Veramente. Ovviamente le prove che farò dopo non ve le farò vedere perché non voglio annoiarvi, perché insomma non è che sia così divertente, e quindi magari non ve le faccio vedere. Oddio, forse troviamo un po' di traffico, porca miseria. Proprio nello Snake, che è il momento più importante. Infatti facciamo 2 giri lenti per colpa del traffico. Con calma. Adesso rientriamo, vediamo un po' che gomme montare, cosa fare. Allora, la soft io userei comunque quella usata. Dovremmo riuscire a passare tranquillamente il taglio. E aspetto un po' perché vorrei non trovare troppo traffico. Se c'è concesso vorrei evitare il traffico e magari uscire tra gli ultimi e vedere un po' cosa si può fare. Sainz rischia di essere eliminato. Attenzione. E allora con molta calma.
Andiamo adesso. È il momento perfetto per andare e mi sa che l'abbiamo beccato. No, forse no, perché... Ah no, c'è Hamilton in mezzo. Proprio nello Snake. Ok, unchecked flag. Quarti e sesti, ok. Non sarà stata proprio una strategia meravigliosa, però comunque andiamo avanti. Siamo in top 10, quarto e sesto, che non è male. Con molta calma, con molta calma. Si può fare, un clamoroso, non dico 1-2, però almeno 2-3 si potrebbe fare. C'è la possibilità. Vediamo un po'. Gomma nuova, torna in pista e torna in pista. Vediamo un po' cosa si può fare. Hülkenberg è in mezzo, ma anche lui è nel giro. Escono tutti. Ma che palle sta cosa. Ok, non nello Snake almeno, neanche qua. Bene, meglio. Leclerc ha preso DRS di Hülkenberg, però comunque è molto dietro. Avrà avuto un po' di problemi Leclerc. Sainz comunque fa un buon giro. Non proprio il top del top, perché anche Stroll è davanti, però ora rientriamo e vediamo cosa fare. Se usare... Un attimo, scusatemi, Allora, usiamo questo. 88%. 88. E... rientriamo subito. Vediamo cosa riusciamo a fare. Se becchiamo la strategia giusta. Ok, solo Magnus se ne è uscito. Ok, molto bene. Siamo nel giro. Primo Leclerc. Terzo Sainz, ma deve ancora finire? No, terzo Sainz. Inspiegabile questo terzo posto di Sainz. Con un Stroll secondo. Vediamo un po' come se Leclerc ce la fa. Ok, Leclerc è ancora primo, però deve ancora arrivare Alonso che è primo. Verstappen quarto. Incredibile. Perez settimo. Abbiamo davanti Alonso. Purtroppo non è pole position. Ma come... Pole position, sì. Ok, l'ho detto bene. Per pochissimo. 70 millesimi. Sono veramente pochi. La macchina c'è. Devo dire che la macchina c'è. E ora ovviamente le prove libere andrò a farle per i fatti miei, per trovare un assetto ancora migliore, per acclimatare nel tracciato in modo ancora più performante e per conoscere meglio i componenti. Io intanto per non sapere leggere né scrivere vado a mettere cose vecchie, tipo motore, mettiamo questo qui, sì, non è tanto per le prove, non mi interessa onestamente. RS mettiamo questo che è un po' danneggiato, poi scatola cambio mettiamo questa danneggiata, tanto non ci interessa, è giusto per girare e provare, non è che dobbiamo fare chissà quali tempi nelle prove libere, onestamente. Più che altro dobbiamo capire un po' il long run, come potrebbe funzionare di base. E va bene ragazzi, ora le vado a fare e poi ci becchiamo dopo per la sprint e poi per la gara, ovviamente, sperando che sia la volta buona. Cioè io onestamente in questo weekend almeno il podio ci punto, un terzo posto, un secondo non mi farebbe schifo, però cioè vediamo un attimo, anche perché considerando che le Red Bull sono penalizzate, io vorrei puntare almeno alla vittoria nella sprint race, poi la gara non lo so, ma la sprint race vorrei provarci, onestamente parlando. Prove libere 2 andate, siamo al quinto e settimo posto, abbiamo girato molto, perché ho fatto 33 giri con Sainz e 35 con Leclerc. Il distacco non è molto ampio, calcolando che noi avevamo comunque dei componenti molto usurati, quindi alla fine dei conti ci va bene così. E ho fatto un po' di conoscenza della pista, leggermente, componenti perfetto, assetto abbastanza buono. Devo dire che iniziamo questo weekend secondo me abbastanza bene, devo dire, per una volta sono abbastanza fiducioso.
Questo weekend avrà Quindi un- speriamo bene che insomma questa fiducia mi porti a qualcosa. Allora, intanto caviamo questi componenti usurati, per favore, perché sennò è un casino. Anche no, anche no, anche se comunque dovremmo cambiare l'RS, secondo me, nella prossima gara, con Leclerc quantomeno. Invece con Sainz abbiamo invece il motore che sì, sta messo abbastanza bene. RS sta ancora messo bene, altre due gare si possono fare, compresa questa ovviamente, e il cambio è messo bene, quindi io sono tranquillo. Strategia, io direi di andare con la soft, anche se però mi dicono che con la soft ci si mette un po' di più. Sì, arriviamo con un maggiore degrado, quindi andrei con la media a questo punto. Vale per tutte e due, andiamo con la media. E opzioni pilota, carburante subito, mettiamo un po' di passo inizialmente, tanto la gomma ci arriva tranquillamente alla fine senza grossi problemi. E facciamo così anche con Sainz. Partiamo quinto Sainz, secondo Leclerc. Devo dire che non è male per niente, secondo Qui in me. Texas i piloti siamo sono messi pronti ai bene. 19 giri. Vediamo se della riusciamo sprint di oggi a sfatare questo mito Qui della in partenza Texas è lenta. tutto pronto Nei primi per giri la poi sprint. lenti. Sono carico. Si parte, Gran Premio di Austin Le luci e via con partiti. Leclerc che si mette subito all'interno di Alonso sperando di staccare meglio la traiettoria. Attenzione Leclerc, però stiamo attenti anche a Stroll, perché subito, anzi Stroll si butta dentro. Stroll si butta dentro proprio tantissimo e purtroppo Sainz è partito molto bene in realtà rispetto a Leclerc. Non me l'aspettavo, devo essere onesto. Un Sainz che sta vicino alla Red Bull di Verstappen. Penso che sia un qualcosa di strano, veramente ambiguo, però va bene così. Con un Perez che ora è ottavo. E Leclerc deve stare attento con Verstappen dietro però, perché insomma dovremmo essere bravi e attenti ad evitare di far sì che Verstappen superi Leclerc. Mamma mia, sul dritto comunque la Red Bull va tanto sul dritto la Red Bull, sì, devo dire che va troppo per noi onestamente. Però l'obiettivo di Leclerc è trovare il DRS di Stroll in modo che riesca a star lì, mentre Sainz ora sta faticando. Sainz sì, sta faticando leggermente, anche Leclerc, perché Stroll un po' sta andando via. Sappiamo che Stroll non è un campione del mondo, mentre Alonso rispetto a Stroll è una spanna sopra, tranquillamente. Siamo a 7 decimi, con Verstappen lì, che però qui potrebbe superarci qua sul dritto, DRS enabled. Abbiamo i DRS di già? Currently P5. Già qui no. Questo è un Verstappen male. is in front of us. Però comunque Verstappen non ci ha preso. Sainz come sta messo? Andiamo un po' avanti leggermente per capire se riusciamo a... Allora, Leclerc... Verstappen clamorosamente è rimasto dietro con un Sainz che lo sta prendendo. Non chiedetemi come. Però intanto c'è la sfida Stroll-Alonso, con Stroll che supera clamorosamente Alonso e potrebbe portare la sua vittoria, la sua prima vittoria in una sprint. Just take care of the tires for the Gomme moment. cerchiamo di alleggerire un po'. Forse potremmo avere un po' di DRS. No, un secondo. Purtroppo un secondo. Mentre Sainz sta andando bene. Devo dire che queste prove libere stanno fruttando. Sembra che ci siamo, Devo dire, ecco, però Verstappen col DRS su Leclerc deve muoversi. Se no rischiamo veramente di farla brutta qui, Sainz invece ha il DRS di Verstappen, ma Verstappen è lì e si butterà dentro appena potrà. Dobbiamo stare attenti, ragazzi, Dobbiamo stare molto attenti a Verstappen. Se Leclerc riuscisse a rallentare Verstappen, Sainz potrebbe. Però è già fuori il DRS Sainz. Sì, ma Verstappen ci prende.
Purtroppo Verstappen ci prende. Purtroppo sì. Sta facendo fatica. Comunque 3 giri davanti a Verstappen non ci avrei mai creduto se me l'avessero detto. Quindi è già un buon... Ai 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 Verstappen. Buonanotte. Dovremmo cercare di star lì per prendere il DRS di Verstappen. Ma Verstappen mi sa che vola. Verstappen mi sa che vola rispetto a noi, Beh, la Red Bull comunque è molto più forte, questo poco ma sicuro. Aston Martin ha fatto dei progressi molto importanti comunque in termini di macchina, Carburante equilibrato. Increase lift and coast. Stroll Alonso comunque la sfida continua, sperando che ci sia un po' di problemi per entrambi, nel senso che magari facendo la lotta vadano molto a perdere rispetto a noi. Sappiamo che noi abbiamo comunque un ottimo ritmo nel secondo stint. Sainz invece si è fatto riprendere da Ocon. Ma quando mai l'Alpine così veloce? Su. No, Sainz no. Sainz però no, così, dai. Non ti puoi far passare da Ocon. Dai Sainz però. Sveglia Sainz. Sveglia Sainz, sveglia. Stiamo avendo un brutto passo rispetto al solito. Mettiamola questa parola molto importante, rispetto al solito. C'è un incidente. C'è un incidente tra chi? Ah, De Vries e Zuo Bottas. Bottas dovrebbe essere. No. E lì è pericoloso, però è ripartito. Tanto Leclerc comunque si sta riagganciando al treno, Verstappen, Stroll, Alonso. Non vorrei dire, ma Leclerc si sta provando. Sainz è lì ancora con Ocon a battagliare, ma... Attenzione però, Sainz ha passato Ocon, non mi hanno fatto vedere il sorpasso. Potrei vederlo il sorpasso? No. La risposta purtroppo è no. Leclerc invece è lì. Mi sto sorprendendo, ma è così. Riuscisse ad avere un po' di DRS non sarebbe una brutta idea, Però purtroppo non c'è... Oddio, no, non ce l'ha. Però comunque la Ferrari sul dritto è abbastanza forte. Verstappen, cosa fanno? Oddio, ho visto una roba bruttissima tra Stroll e Alonso, Per me questi due si buttano fuori. Io ve lo dico ragazzi, per me questi due non fanno una bella fine di questo passo. Una sfida molto accesa tra Stroll e Alonso, con Verstappen che guarda il suo bel panino, la sua bella birretta, la sigaretta in bocca, tanto ormai i mondiali l'ha già vinto da mo', e gli frega lui. Però Leclerc è a 7 decimi Leclerc da Verstappen. Potremmo puntare anche a un primo posto clamoroso. Attenzione a darci per spacciati. Attenzione perché intanto Sainz è un po' ripreso, finalmente. Molto bene. Oh, Leclerc è lì su Verstappen. È strana sta Ferrari perché inizialmente fa una fatica boia, poi si riprende, arriva anche vicino lì, cioè lì per il podio insomma. Oh, siamo vicinissimi a Verstappen che sta accusando un problema secondo me. Di usura gomme? Non lo so. Però qualche problema c'è. Perché comunque Verstappen non sta andando via. Io mi aspettavo un Verstappen che potesse recuperare tranquillamente da Aston Martin, superarle e vincere questa sprint. E invece vi devo dire che non è proprio così al momento la situazione. E mi fa ben sperare anche per un fattore gara. Non so se potremmo vincere una gara, sarebbe bellissimo. Non credo, però, visto come stiamo andando, io dico perché no. Sainz si sta accodando. Attenzione, Sainz e Leclerc sono tutte e due lì, vicini, non troppo distanti. Una sprint ancora lunga in realtà. Sprint bellissima qua, sprint bellissima. Stiamo veramente andando molto bene. Le prove libere comunque farle conta molto, più che farle fare a loro che magari non capisci. Oh mio Dio, ho visto un incidente tra Leclerc e Verstappen. Più che farle fare a loro che magari non sono così bravi, o meglio, tu non capisci alcune cose, non fai l'all run, queste cose qua come vorresti tu. Forse dovevo far così fin dall'inizio.
Meglio tardi che mai, è vero, però insomma. Sainz qualcosa sta guadagnando, non tantissimo, però qualcosa comunque sta guadagnando sul gruppone, perché comunque lì, cioè nel senso, lui è lì tranquillo, aspetta un qualcosa che potrebbe succedere. Ancora DRS con Leclerc. Alonso con Leclerc, cosa fa? Cosa ha fatto Leclerc su Verstappen? Non ci credo! Non ci credo! Ma che cosa è successo? Clamoroso Leclerc! Mamma mia! Good job. Ma cosa ho appena visto? Ma cosa ho appena visto? Il predestinato! Attenzione! Attenzione che mo Verstappen è ancora vicino, però noi avremo il DRS delle Aston Martin, che sarà fondamentale per noi. E Sainz sta guadagnando, Sainz è lì. Zitti tutti. Non è ancora finita la gara. Assolutamente no. Io non vedo l'ora che sia la gara normale, perché ho veramente l'ambizione molto alta in questo momento. Attenzione, Leclerc si avvicina molto alle Aston Martin, veramente molto in frenata. Ma qui si vede la stoffa di chi sa far di più. Cioè Stroll primo è un'offesa comunque verso il povero Alonso che è lì secondo. Non che sia un cattivo pilota Stroll, diciamo che è un pilota mediocre, diciamo, non è né top né schifoso da buttare, però rispetto ad Alonso, Leclerc e Verstappen, diciamo, e anche Sainz, diciamo che è inferiore sicuramente. Dai, oh Leclerc, facci sognare, sarà una sprint, ma io voglio comunque la vittoria. Tensione, Leclerc qui ha dimostrato a Verstappen come si fa a sorpassare. Ci riprova? No, stavolta purtroppo non gli va, però si avvicina sempre di più. E anche Sainz, 2 secondi e 1 da Verstappen, 2 secondi, pure Magnussen sta andando alla grande. Bisogna stare attenti a Magnussen perché è 1 secondo 9. Verstappen ha dei problemi secondo me, perché non è normale che una Red Bull sia più lenta di una Ferrari e di una Aston Martin. Non è normale. 1 secondo e 8. Sta recuperando un sacco Sainz su Verstappen. Lo stesso Magnussen. Oh, attenzione però. Attenti qua, perché non è mica ancora finita la storia tra Leclerc e Verstappen, forse. C'è ancora margine. Dai Alonso, fate qualcosa, su. Purtroppo vedo il discorso è che Alonso è di DRS di Stroll e grazie a questo non si riesce a sorpassare. Se non avesse gli DRS, bella gara, devo dire forse la più bella che ho visto quest'anno. Non la più grande impresa, però come spettacolo quella più spettacolare. Sainz è 1 secondo e mezzo, andiamo un po' avanti, va. Alonso passa Stroll, Sainz 1 secondo e 6. Attenzione, potremmo approfittare da questa sfida. Comunque Stroll è indemoniato. Approfittiamone ragazzi, approfittiamone, è il momento. Questi vanno a sbattere secondo me. Attenzione, Alonso ci prova su Stroll e così però rallentano. Leclerc devi uscire bene però da questa curva. È uscito benissimo Leclerc rispetto ai 2 Aston Martin, molto meglio. E prende un po', Ho in mente il sorpasso su Perez qualche anno fa, 2022. Leclerc su Stroll. Attenzione, ma Stroll non ci sta. No, Leclerc non... Finisci il sorpasso, Leclerc, ti prego. Ancora Leclerc, ancora Stroll. Mamma mia, ma cosa sto vedendo? Qui ad Austin? E ora c'è solo lui. Oh, ancora di Stroll, non molla. Stroll oggi gli è preso lo schiribisto. Vuole far cose. Stroll, levati da... Oh, ragazzi. Tutto interno, Leclerc. Ti prego, fammi sognare, dove vai? Cosa fate? Leclerc, cosa sta facendo?
Dov'è? C'è Stroll davanti. Ma come c'è Stroll davanti? Ma com'è possibile che ci sia Stroll davanti, raga? Ma perché? Non ha senso, non ha senso. È tutto insensato. Alonso pressato da Verstappen con un Sainz lì eroico che sta recuperando 8 decimi. Mamma mia, che sprint. Sto morendo. Posso dire che sto veramente morendo dentro in questo momento? Mamma mia. Attenzione Leclerc. Oh, qui hai la possibilità. Alonso si sta un po' staccando. Leclerc su Stroll. Un po' di onde. Leclerc, dai, su. Dai, Leclerc, dai. Ma l'hai passato. Stroll, non fare scherzi. È dietro. Stroll è dietro. Stroll è dietro. Clamoroso. Charles Leclerc. Clamoroso. Ora pista libera. Deve fare grandi cose ora perché deve mettere almeno un secondo di distacco, se no io ho paura. E comunque ha più passo, ha più passo Leclerc rispetto a Stroll, Alonso e Verstappen, perché un po' sta guadagnando, non tantissimissimo ma un po' sì. Ora Sainz è lì, Sainz è sempre lì che si gode la festa nel frattempo, non dice niente, sta zitto. Stroll 7 decimi ma ha il DRS, non dovrebbe comunque riuscire a sorpassarlo in teoria. Arriva molto vicino su questa curva Stroll, molto vicino. Mancano 7 giri. Mancano 7 giri di passione per Leclerc per vincere la sprint di Austin. Mancano 7 giri di passione, non facciamo cavolate. No, Stroll, in questo Snake l'Aston Martin va molto veloce. Vi devo dire che noi perdiamo un po' in questo Snake. È troppo vicino. È troppo vicino. Qua ci ripasserà un'altra volta Stroll. Si infila esterno. Ma Leclerc resiste. Ora Stroll è DRS però. Mannaggia tutto. Mannaggia tutto. Prende un po' di scia. Alonso comunque è rimasto molto dietro. Un secondo. La Leclerc non è ancora finita. Non è ancora finita Leclerc. Sainz è là che sta aspettando di fare il colpaccio per il podio. Sarebbe clamoroso. Mannaggia Stroll. Con tutti. Io potevo capire con Alonso, ma Stroll no, che mi ruba il primo posto. No, non ci sto. E ora prende un po' di margine Stroll, Come mai sta cosa? Ora c'è DRS. Esce meglio Leclerc, tantissimo. Molto meglio Leclerc qua esce. Sainz. Vedo Leclerc là intanto. Leclerc è passato ancora. Sainz, stai tranquillo. Qui però sullo Snake l'Aston Martin va una bestia. Va una bestia qui sullo Snake. Mannaggia tutto. Dai Sainz, su. Verstappen terzo. Bravo Leclerc, bravo, ho messo un po' di margine, pochissimo però. Troppo poco. Cerca di uscire meglio qui. L'uscita è buona, è molto buona. Mezzo secondo. Dovrebbe riuscire a riprenderci col DRS, ma non sono sicuro. Ah! Non ce la fa. Ok. Arriva Verstappen indemoniato. Ma Verstappen bisogna stare attenti però, Dai Sainz, fai qualcosa con Alonso. Sainz, non hai scuse. Devi passarlo ora. Sainz, non hai scuse. Bandiera gialla? Dov'è Leclerc? Ok. Blocco ruote, vabbè, non è un problema nostro al momento. Ocon, va bene lo stesso. Stroll è a 7 decimi. Non dovrebbe ancora riuscire a sorpassarlo. Sainz è lì, però Alonso ancora DRS di Verstappen, purtroppo. Leclerc ancora davanti. Da qua si vede molto bene. Andiamo un po' avanti, andiamo leggermente avanti. Attenzione!
Sainz quarto. Sainz quarto. Passa Alonso. E Leclerc è sopra il secondo. È sopra il secondo. Dai, raga. Dai, raga. Bandiera gialla. Dov'è Leclerc? È là, ok. Io ho paura. Io ho veramente tanta paura, ragazzi. Tanto Verstappen prova. Mo Verstappen è entrato... Yellow flag. Hülkenberg testa coda. Verstappen è entrato in modalità gara. Mo Verstappen mi preoccupa lì dietro, Mi preoccupa Verstappen lì dietro. Sì, è arrivato Verstappen, ragazzi. È arrivato e... Stroll ha preso 2 secondi? No, vabbè. Che amarezza. Verstappen è arrivato, ragazzi. Sainz è lì. No. Però Stroll ha perso un sacco. Let's concentrate. Ma un secondo, le gomme. Ma Verstappen ha le gomme meno... più usurate di noi. Stroll 41%. E cosa possiamo fare? Niente purtroppo al momento. Niente, ragazzi. Verstappen non so cosa sia successo, ma ha preso un sacco di ritmo. Così dal nulla, È inspiegabile questa cosa. Però Sainz su Stroll può farcela. È lì. E Stroll sta perdendo tanto. Stroll c'è qualcosa che non va. Palese. Quindi Sainz ce la può fare. Sarebbe comunque un doppio podio Ferrari nel caso. Che... beh, non è una vittoria. Quasi Sainz tampona Stroll. Leclerc. Verstappen, ragazzi, mi sa che è imprendibile. Sainz questo Snake lo fa meglio di Leclerc, mi sa. Oddio. La prima parte, la seconda mica tanto. Vabbè, comunque, 1 secondo e 1, Verstappen vola, ragazzi. Verstappen vola. Sono deluso? Sì, tanto. Se metto RS potenza per gli ultimi giri, posso farcela? Vedo con Sainz da passare Stroll almeno. È uscito benissimo Sainz. Stroll mi sa che è veramente andato. Vai Sainz. Terzo posto per Carlos Sainz. Clamoroso Ferrari qua ad Austin. Purtroppo il primo posto è sfumato per colpa del solito Verstappen, della solita Red Bull. Però sarebbero dei risultati fondamentali questi. Veramente fondamentali. Mi sa che... però Verstappen rimane sempre lì, Che è successo? Ho visto Leclerc molto vicino a Verstappen. Mo' la Aston Martin vabbè è andata, no niente, mi sa che... Oh! Calma! Attenzione! L'RS sta un po' funzionando su questa cosa. Leclerc su Verstappen. Però non devo neanche finire l'RS, ragazzi. Se no è un casino. Sainz è tranquillo al terzo posto, saldo. Attenzione, DRS. No DRS. Mica è uscito benissimo Verstappen qua. Giro finale. Charles, manca un giro. And try to increase pushing status. Tutto con le gomme. No, ho sbagliato. Calma. C'è un po' di strategia. Potremmo farcela. Gomme al massimo le ho messe, della potenza possibile. No, facciamo potenza, ragazzi. In questo tigno lungo facciamo potenza. Oh, attenzione! Leclerc su Verstappen! Leclerc l'ha passato, non ci credo. Calma, come dice Mister Allegri. Calma. Red Bull che è un po' calata nel finale.
Non so cosa hai preso, per me ha messo tipo le gomme usura al massimo. E stanno... Verstappen da un secondo. Reminder on your eyes. Calma, calma. Calma. Leclerc. Leclerc. No, vabbè, non ci credo. È clamoroso, ragazzi. È clamoroso. È clamoroso. Verstappen da un secondo e 100. Passo gara comunque ne abbiamo noi, Attenzione alla gara di domani. Attenzione alla gara. Sul traguardo. Leclerc. Leclerc, attenzione. Vince la sprint di Austin. Yeah, you're saying that's Sì, fantastic cazzo. Dai, però. Dai. Buono, buono, buono. Leclerc vince la sprint di oggi. Non ho parole. Car was really nice to drive. Sainz terzo. Pace was there. So, Bella. good job. Bella. Bella. race. You- Bella, bella, bella questa gara. Questa sì. Questa sprint. Bellissima. Il duro lavoro ha pagato. Mamma mia, sono contentissimo. Sono una gioia incredibile. Ho preso pure un trofeo. Mai vinta una sprint, è la prima che vinciamo. La sprint di oggi. Il predestinato c'è. Il predestinato c'è. Il predestinato c'è. Mamma mia, che bello. Allora. Molto bene. Continua a crescere la tensione E qui mo? in pista e non potrebbe Mo c'è la essere gara. altrimenti. Mo c'è la gara. Allora. Con molta calma. Cosa si può fare per la gara? Allora, strategia migliore è questa qui, soft, media, hard. Che si potrebbe anche fare. Tanto non dovrebbe piovere. Potremmo far così. In realtà potremmo anche allungare con la soft. Essere onesto, Potremmo anche allungare con la soft. Partiamo consumo carburante, RS potenza. Inizialmente passo più aggressivo, tanto le gomme ci stanno per fare la strategia. Anche abbastanza, devo dire. Quindi sono tranquillo. Ci riproviamo, ragazzi. Ci riproviamo. Sarebbe clamoroso. Partiamo secondo. E Leclerc non si sa quanto parte. Quanto parte Leclerc? Scusa, c'è tipo Non manca molto una riga. qui a Austin, Cioè... con i piloti che si preparano per 56 giri di battaglia in pista. Oh, Siamo ansiosi Primo di vedere Leclerc, come andrà secondo la gara di Sainz. Charles Leclerc. bella questa griglia, mi piace. Assai. Mettetevi comodi, inizia il Gran Premio Con degli molta Stati calma. Uniti. Si parte per la gara, ragazzi. Accendono le luci. Sarà una gara emozionante. Parte Leclerc subito. Attenti alle Red Bull. Sainz subito, però c'è il Perez dietro, vero? Verstappen è sesto. Ok. Subito Alonso su Perez. E anche Russell, no. Russell è ancora dietro. L'obiettivo è partire bene, riuscire a mantenere un po' il ritmo. E poi dopo, nella seconda parte di gara che riusciamo a gestire, essere un pochino più forti. Intanto è 1-2 Ferrari, però fermi a parlare perché sappiamo che all'inizio siamo un po' lenti. Infatti sono tutti lì, tutti vicini. Ora non c'è DRS per fortuna e potremmo soffrire un po' questa cosa fra poco. Qui dobbiamo stare attenti ai primi giri a fare scaldare bene le gomme e riuscire ad avere un passo importante, quantomeno. Questo 1-2 sarebbe strepitoso, però non credo che sia fattibile. Verstappen comunque ancora sesto, Perez quarto. Stroll dov'è? 17esimo Stroll. Beh, sarebbe una bazza. Sì, anche per i punti dei costruttori, perché a questo punto, se riusciamo a far bene, abbiamo vinto la sprint, se riusciamo a far bene anche la gara sopra alle Aston Martin, potremmo recuperare tanto, nella classifica costruttori. Intanto Sainz e Leclerc volano. È inspiegabile. Raga, ma che sta succedendo? Ma che davvero? Giro veloce Sainz. Così, dal nulla. Oh, va benissimo a me, per carità di Dio. Con queste prove libere sembra che abbiamo risolto il problema delle partenze. Un pochettino, quantomeno. Cioè, Alonso comunque non ci sta dietro, neanche Perez, neanche Russell e Verstappen. Vabbè, Russell comunque, sì.
ci sta alla vettura più scarsa della nostra, anche sulla carta, oltre che in teoria. Però posso dire di essere tanto stupito per il momento da questo inizio gara. Non me l'aspettavo così positivo. E se questo è l'inizio, non oso pensare più dopo. Per il momento io sono tranquillo. Andiamo un po' avanti, dai. Mettiamo tanto l'RS un po' su neutro. DRS is enabled. DRS is enabled. Ok, DRS attivo ora, quindi si inizierà un po' a soffrire. No, invece l'Aston Martin è un secondo. La gomma. Un po' di gomma teniamola. Ragazzi, basta che non fanno gara tra di loro. Sainz davanti. Sainz passa Leclerc, però ora sono preoccupato perché abbiamo perso molto tempo con questo sorpasso. In troppo tempo. Carburante equilibrato. Ok, andiamo un po'. Calma. Il passo è buono. Tanto Leclerc ha gli RS di Sainz e quindi alla fine dei conti riusciamo a star lì senza grossi problemi. Oh, con calma. Aston Martin è un secondo. No, ma è ancora presto. Bandiera gialla? Che è successo, bandiera gialla? Cosa fanno questi due? Su traiettoria larga, vabbè dai. Aspettiamo ancora un po', le gomme sono ancora messe bene. Non vorrei... Leclerc è passato. Leclerc è passato. Ok. Buono, però sta sfida non mi piace tanto. Mi ricorda gli Aston Martin nella sprint. Raga, con calma però, cioè dobbiamo portare a casa i più punti possibili. Non dico vincere per forza, ma dobbiamo portare a casa tanti punti. E sta sfida non fa bene secondo me. Onestamente vorrei evitarla. Bene, non è possibile a quanto pare, ho capito, va bene. Leclerc agli RS su Sainz. Leclerc, vai via, ti prego, fai qualcosa, abbi più passo. Che non si può soffrire così. Alonso che sta arrivando. Con calma. Aspettiamo ancora un po' per fare il pit stop, ovviamente, perché ottimale. Un secondo però, Consumiamo gli ultimi giri di gomma. Magari rientro prima con Sainz perché vedo che è tipo un po' così, Quindi, ok, prima con Sainz, poi con Leclerc. Possiamo permettercelo tranquillamente di fare sta cosa. Che Sainz dentro. Mo' Leclerc andrà dentro anche lui. Pelle gialle. Però un attimo, scusatemi. Riesco a fare... però... grazie, sennò distruggiamo le gomme. Leclerc ai box. Rientra davanti a Sainz. Sainz sorpassa Piastri nel frattempo. Cosa è successo? Stiamo seguendo Carlos Sainz. Beh, sorpasso di DRS molto buono. Con Leclerc che arriva davanti. Non me l'aspettavo. Vuol dire che ha fatto un bell'ultimo giro Leclerc per stare davanti a Sainz, Però scusatemi. No, non rischiamo troppo con le temperature della gomma. Tanto Sainz ha anche il giro veloce. Su problema ai box. Gli altri ovviamente si devono ancora fermare. Leclerc ottavo. Leclerc sorpassa Norris. Vediamo un attimo come è successo. Ok, questa che vediamo è la curva Sempre gli 12. RS, bello perché ci sta. Sainz sta arrivando nel frattempo. Molto bene Leclerc, non possiamo perdere tempo. E un attimo. Tanto scusate, Sainz è passato su Piastri, su Norris, scusate. Verstappen ai box, scusate, boss.
Rientra quanto? Che è successo a Verstappen? Non si smuove da lì. 14esimo Verstappen rientra. Come mai? Così in là? Noi va benissimo, per carità di Dio, va strabene. Noi siamo lì tranquilli. Leclerc, vabbè, settimo, ottavo Sainz, però si devono tutti ancora fermare, quindi sono abbastanza tranquillo, quantomeno. Tutti i box, e Leclerc quarto e Sainz quinto. Stroll è a 8 secondi da Sainz. Ragazzi, clamoroso. Un passo gara così, io non l'ho mai visto in tutta la mia vita. Però ora Leclerc sarà un po' rallentato da Ocon e Gasly. Mannaggia, vabbè, adesso in teoria dovrebbe passarlo, però qui è difficile. Uno Snake. Sainz ha preso un po' di gap da Leclerc. Devo dire che non me l'aspettavo. Come non mi aspettavo Verstappen 11esimo. Red Bull che è calata in questo Gran Premio. Non si sa come, ma è calata rispetto a noi. Io non ho fatto nessuna modifica, Noi siamo migliorati, loro sono peggiorati, non ho fatto nessun sviluppo così importante. Leclerc, vedi sta posizione su Ocon che si deve ancora fermare, tra l'altro. Però anche lui è DRS. Mortacci tu, Ocon. Levati da qua. Non è la tua gara, cavati dal cavolo. No, scherzo. Io odio le cose, non è la tua gara. Quindi ha ragione anche Ocon. Bravo Ocon però, dai. Bravo. Ciao. Ciao Ocon. Mo c'è Gasly. Mo arriva Sainz su Ocon. Perez sesto. Mamma mia. Mamma mia. Meraviglioso. Meraviglioso. Ma mi piace un sacco il fatto che le Aston Martin sono così indietro. Cioè, noi ci aiuta tantissimo in classifica costruttori. Una classifica costruttori che a questo punto si riapre. Io pensavo fosse terminata così, nel senso che non ci riuscissimo. Leclerc su Gasly. Leclerc su Gasly. Molto bene. Secondo Leclerc. Ma scusatemi, ma Hamilton quando è che si ferma ancora le gomme? 45%, Perez 91 e Verstappen 89. Ok, andiamo un po' avanti, dai. Is everything okay on data? Danni all'RS, no, dai, non adesso. Ma Sainz è ancora là? Bandiera gialla. Leclerc a posto, Sainz a posto. Tra più auto. Chi è incidentato? Verstappen! Che cosa succede? No, ma non è possibile. Non è possibile. Verstappen si... Beh, belli comunque i tifosi. Verstappen che si schianta. La squadra incollata agli schermi vede Però non i si è suoi fatto sogni niente andare Verstappen, in mi sa. Un secondo, Ma Verstappen è nono. No, è Russell che si è fatto qualcosa, purtroppo. Che Verstappen è nono alla fine. Quindi? Ci sarà penalità per Verstappen. Ragazzi, potrebbe essere la svolta per la nostra gara. Perché se... Come nessuna penalità? Ma come nessuna? Che sfiga. Però questo incidente ci dà la possibilità di fare 1-2 Ferrari. Perché comunque Verstappen ha perso molto tempo rispetto a noi. Zitti tutti e qua si sfiora l'impresa. Inaspettato. Oh, Leclerc su Hamilton. Sainz tanto sorpassa Gasly, molto bene. Questa è la Ferrari. Nello Snake. Ah, però. Si è aperto un varco. Mazza, che sorpasso l'ha fatto la Sainz. Bello. Il podio è sempre più vicino. Bravo Sainz, bravo. Leclerc su Hamilton. Per il primo posto, ma Hamilton si deve ancora fermare. Quindi, in teoria... Mannaggia Hamilton. Ma prende bene sta curva, Tra mod poi c'è il rettilineo e quindi ci saranno pochi problemi. Sainz più che altro. Ancora lì, vicino a Ocon. Oh. No, però dai, Ocon, non farmi perdere tempo, anche perché Perez sta arrivando, non è così distante. E Perez sta... no vabbè, 3 secondi e mezzo. Però era a 8 qualche giro fa, quindi insomma.
Sono preoccupato. Un po' sono preoccupato. Allora, qui dobbiamo farcela per forza. Vai Leclerc. Primo posto preso anche in pista, oltre che nei pit stop, molto bene. Hamilton dietro. E Sainz è preso il terzo posto. Siamo veloci? Sì, ammetto che è vero. So che mi stupisco anche io in effetti di questa nostra velocità. Però siamo veloci. Siamo veloci. Per una volta è successo così. E io non so cosa dire, ma è la verità. Leclerc vola, va via, scappa da Hamilton. Sainz arriva su Hamilton. Ma Hamilton non è che si ferma domani? O con Stroll, Gasly ai box. Stroll deve... Ah, è vero che Stroll partiva 17esimo. Giustamente, no? Partiva 17esimo. Deve ancora fermarsi. Alonso quinto. Però Perez è vicino a Sainz, eh? Non darei ancora per spacciata la Red Bull, ragazzi. Anche se... Bravo Sainz su Hamilton. Vi prego, Hamilton disturba Sainz, disturba Perez un attimo, per favore. E box Hamilton, no vabbè, ti ho chiesto un favore. Ti ho chiesto. Aia, Perez arriva. Perez arriva. È dura, questa è dura. Questa è dura. Comunque Leclerc ha preso quasi 6 secondi su Sainz, che sono tantissimi. Sono davvero tanti. Però mi sa che Sainz ha poca vita con Perez. No, è riuscito a resistere anche sul rettilineo. Intanto Leclerc va via. Cosa molto importante per la nostra gara. Almeno un primo posto sarebbe tanta roba. Cioè, vincere una gara sarebbe tanta roba. Diciamo che la strategia sta pagando per il momento. Usa un po' di RS, raga, perché sennò qua è un casino. Su Perez. Dobbiamo cercare di bloccarlo il più possibile, Perez. È dura, è dura. Oh! Sono affiancati. Bravo Sainz. Resisti, resisti, resisti. Tanto Verstappen dov'è? Quarto? Come Verstappen quarto? Da con Alonso che sta lottando. Mannaggia Verstappen, pure con l'incidente, oh. È comunque immortale. Vabbè. Sainz va via grazie all'RS. Buono, buono. Un po' di fatica, però ci siamo. Leclerc là ne è sperduto. Oddio, non tanto lontano in realtà, pensavo di più. Grazie all'RS riusciamo a resistere, ma per quanto? E poi si svuota anche, non è che è finito. Io fino a pit stop vorrei stare davanti. O con giro veloce? Ma che davvero? È finito l'RS, ragazzi. Bandiera gialla. Che è successo? Che cavolo è successo? Verstappen! Verstappen testa coda, bellissimo! Qui sembra tutto in Bellissima ordine. questa cosa. Verstappen oggi periodo nero, Ecco il testacoda. Oggi veramente male Verstappen. L'unico avversario può essere Perez. A questo punto sì. L'unico avversario può essere Perez. Ebbene sì, ebbene sì. Dovremmo stare attenti su Perez. Siamo 2 contro 1, possiamo farcela. Un po' di intelligenza, un po' di tattica. Allora, qui arriva il momento della verità. Potenza. Adesso riusciamo a resistere. E resiste Sainz, resiste. Neutro. No, Vai, vai. Però qui mo arriva, fra poi arriva il rettilineo, è un casino. È un casino veramente resistere. Qui non voglio neanche vedere, non ce la facciamo. No. Oh, però siamo durati, Vi devo dire che siamo durati abbastanza. Mo Perez vola. Mo Perez vola. Sarà dura. Però anche Leclerc non si fa. Non va male, Il risbloccaggio. Leclerc va. Ci giochiamo gli ultimi giri. Allora.
Sainz deve rientrare assolutamente. Quindi gomma hard assolutamente, vai. Anche per Leclerc. E quindi alla fine spingiamo per perdere il meno tempo possibile, se no è un casino. Anche se Sainz ha capito tutto ormai. Ho perso qualcosa, ragazzi? No, problemi ai box. Spiegaci com'è andata, No, per favore. Ok, Sainz fa sosta ai box. no, era perfetto in realtà. Solo che è arrivato Riescono a smontare la gomma. e la gomma non li ha montata. Questo ci costerà. Purtroppo sì. Qualcos'è ci costerà. Be careful, this Non exit. vuole dirlo, ma è un po' una cavolata quello che è successo. Ebbene sì, ebbene sì. Ebbene sì, ragazzi. Male male, male male. Slow down. Copy. Ora siamo quarti e sesti, però c'è da dire che Norris è superato. Vediamo un po'. Porca miseria. Concentriamoci su Lando Norris. Dura, dura. Decide di provarci. Abbiamo ancora le gomme fredde e poi le hard ci mettono un po'. Ci sta, ci mettono un po' a prendere vita. Allora, un second, neutro. Allora, Perez si dovrà fermare, anche Ocon, anche Hamilton per forza di cose. Stroll e Norris anche, Gasly anche. Ok, su Verstappen siamo ancora in vantaggio. Questo è l'importante. Mentre, scusate, Perez quanto dista da noi? 8, 20, 19 più 13 da Perez, giusto? Sainz sorpassa Norris, Ecco il importantissimo. replay. Questo è Questa la curva importantissimo. 1. Vedete che la gomma Ecco ha preso un po' l'apertura. vita finalmente. Ok, sesto posto in pista. Molto bene. Molto molto bene. Calma. Perez ai box. Rientra dietro anche a Sainz. Perez problema ai box. Questo è Beh, molto che cosa è importante. successo? Questo è molto Perez fa importante, sosta ai ragazzi. box. Questo è molto importante. Non riescono Che è ad alzare successo? l'auto con il crick. Ha perso un sacco di tempo. Tra l'altro è entrato sempre davanti a Verstappen, però dietro a Sainz, cosa molto importante per noi. Cosa molto importante, assolutamente sì. Con Leclerc che è vicino a Ocon. Ok. Che rientra ora ai box, quindi siamo secondi. Siamo secondi e anche Sainz diventa terzo. La butto lì. Che cavolo sta Sainz? Ah, c'è Alonso. C'è Alonso. C'è Alonso che arriva. Terzo Sainz, molto bene. Però c'è Alonso lì che spinge. Quasi contatto. Però ora all'interno è favorito. Bello, bello, bello. Resisti, resisti, resisti. Resisti, resisti. Resisti. No, vabbè. Alonso, Alonso maledetto. Alonso che non si deve fermare. Questo è il problema. No, però Sainz, no. Calma, mancano ancora 22 giri. Ammazza che ansia sta gara. Potenza, vai a superarlo, ti prego. Superalo, che è importantissimo per Leclerc. Buonissimo. Vai Sainz, terzo. Terzo Sainz secondo Leclerc. Con Hamilton che deve ancora fermarsi. Però col Perez quinto mi disturba. Sappiamo che Perez potrebbe darci problemi. Purtroppo. Niente, Alonso ne ha di più. Alonso ne ha di più. Anche se ha meno gomma. Questo è importante. Questo è assolutamente importante. Per il momento. Intanto. Mo arriva anche su. Arriva anche Perez. Non bene. Non bene, non bene, non bene, non bene. È importante qui, è importante Sainz, no. Vai, resisti, resisti, è importantissimo. Sta davanti a Perez per Leclerc. Sainz, ci prova. Sainz. No.
Mannaggia tutto. Yeah. Stay cool. Oh. Si è fatto il possibile. Che vi devo dire? Guarda Leclerc è lì con Hamilton. Si fermerà Hamilton prima o poi? No, non si fermerà. Purtroppo non si vuole fermare. Perez è già dietro Leclerc. Che scatole sta cosa. È già dietro Leclerc. È un po' così. La situa è un po' così. La situa è un po' così. Sperando di avere più possibilità a fine gara. Ma Hamilton comunque va veloce. E poi arriva anche Perez. 2 secondi e 1. Però Sainz non ha mollato su Alonso. E che è rassicurante. 2 secondi e 6 su Perez. Però Hamilton se si fermasse, vedesse un po' di DRS, non sarebbe affatto male. È arrivato il momento forse. Potremmo avere un po' di DRS di Hamilton, che ci darebbe la possibilità, ragazzi, di incrementare il gap con Perez. Sainz sta là. Ok. Adesso lo sorpassa subito. E il sorpasso comunque è importante. Hamilton non è il momento. Non è il momento. Diamo Per favore. È successo mentre Ma Hamilton ste gomme arriva a fine gara, perché sennò non si spiega. Riuscirà a passare? Bello sto sorpasso, bello, 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 mi è piaciuto. Ma poi ce l'ha fatta, cioè non penso. 28%, Hamilton sarebbe ora che, insomma, lasciasse lì. Rientrasse, Hamilton rientra infatti. Russell largo e Sainz si prende il quarto posto. Primo e quarto ci farei la firma, onestamente, posso dirlo. Mancano 15 giri. Mancano 15 giri. Ce la faranno i nostri eroi? Mamma mia, Perez arriva. Perez arriva, ragazzi. Perez è arrivato. Perez è arrivato. Ebbene sì. Ha le gomme uguali a Leclerc. Carburante al massimo. Carburante al massimo. No lift off needed. E mettiamo ritmo aggressivo e anche a Sainz. You can push. Mannaggia Perez, una volta che non c'è Verstappen in mezzo alle palle devi esserci tu. Sta a vedere. Ammetto che Perez è più veloce, secondo me. Mancano 11 giri per il sogno di Leclerc. 1 secondo e 3, 1 secondo e 4. Sainz sorpassa Alonso. Terzo posto. Terzo posto, questo è memorabile. L'opportunità c'è tutta. Questo è un sorpasso top. Bravo Sainz, importantissimo. Leclerc 1 secondo e mezzo, importantissimo. Mancano 10 giri. E a sto punto faccio un po' di equilibrata per spingere ancora nel finale. E le gomme dovrebbero farcela. Un secondo. Un secondo. E allora Perez ha più gomma, Sainz meno. Però siamo lì. Però Sainz forse non converrebbe mollare al momento, perché è ancora vicino. È ancora molto vicino Alonso. Io non vorrei che rischiasse di... Leclerc però si mantiene, Mancano 10 giri alla fine, Leclerc si mantiene. Attenzione Leclerc. Con un Sainz che recupera su Perez. Bandiera gialla. There is a crash. Ok, non è dei nostri. Auto. È tra Piastri e Russell, vabbè. Cavoli loro. Mamma mia. Riescono a ripartire, vero? Perché sennò io la safety car non la posso tollerare. Ora no. E non è Ora caso. no, ti prego. Ora no. Russell riparti, ok, ripartito. E oddio, aspetta un secondo. E se no rischiamo di rovinare tutto. Ok. Ok. Non voglio rovinare tutto per la benzina, perché veramente no. Non è il caso. Non è il caso. Perez, attenzione. Perez ha mollato il colpo. Perez ha mollato il colpo. E Sainz recupera su Perez qualcosina, Allora. Calma ragazzi. And we need to increase lift and code. Calma. Abbiamo un passo gara assurdo. 3 secondi e 7 sulla Red Bull da parte di Leclerc. Sainz che sta recuperando pian piano. 1-2 sarebbe meraviglioso, ma non credo che sia fattibile.
Purtroppo no. No, Perez rimonta un po'. Perez sta rimontando leggermente. È lì, 1 secondo e mezzo, 1 secondo e 2. Un attimo. Potenza, non è il momento di perdere ora. Ok. Batteria scarica. Cazzarola, batteria scarica. 1 secondo e 8. Ragazzi, giro finale. È 1 secondo e 6 Perez. Lift and coast. Oh, comunque Hamilton ha fatto una gara assurda, eh. È lì Hamilton, eh. Leclerc. Ragazzi. Un attimo, Godiamocelo. Ragazzi, godiamoci questa cosa. Spettacolo. Ultime curve per Leclerc, per confermarsi il vincitore del Gran Premio di Austin, sia sprint che gara. Clamoroso. Quello che stiamo vedendo è clamoroso. Non me lo sarei mai sognato questa doppia vittoria. L'Aston Martin sesta e settima è un qualcosa. Io penso che sia onestamente un miracolo. E cavati tu dai coglioni. Leclerc, ultima curva. Charles Leclerc, il predestinato, vince il Gran Premio di Austin. Non ci credo. Leclerc! Charles Leclerc si aggiudica il Gran Premio. E terzo, Carlos Sainz. Really nice Che to gara. drive. Questa è la gara più bella che abbiamo mai fatto. Anzi, è il weekend più bello che abbiamo mai fatto. Non ho sbagliato niente per una volta. Incredibile, che bello. Non ci credo. Faccio fatica a realizzare quello che abbiamo fatto. È una roba fuori di testa. Godiamoci questa vittoria, per favore. È questo Godiamocela. il Charles Leclerc che i tifosi vogliono vedere. No? Godiamocela. È stata una vittoria incredibile. Bella, frutto della bellissimo, collaborazione tra bellissimo, team e bellissimo. Non c'è Si niente da vedono dire spesso se non scene del genere in bellissimo. Formula 1, e a volte si dimentica Vittoria quanto lavoro strameritata, dell'intero Leclerc team dal c'è primo dietro. giro all'ultimo, sempre quasi È il primo momento posto. di Charles Leclerc. A parte chi si doveva ancora fermare, però di base sulla parità dei pit stop era sempre al primo posto. La squadra Ha non dominato poteva la sperare gara. in un risultato L'ha dominata. migliore, con due L'ha piloti dominata. sul podio. No, io boh. E finalmente ci siamo Eh. con il podio del Gran Premio degli Stati Uniti. Non ho parole. Che figata. Ma che Riguardo figata. alla Ferrari, quale pensi sia l'atmosfera nella scuderia dopo questa gara? Una vittoria e un podio. Onestamente non poteva andare meglio. È un modo trionfale per chiudere questo weekend. Direi di sì. Direi di sì, assolutamente. Detto questo, il weekend Ragazzi, weekend perfetto. Mancava solo la ciliegina di Sainz secondo, poi era veramente tutto perfetto. Piloti, quarto e quinto Leclerc e Sainz, con costruttori che torniamo ad avvicinarci pericolosamente ad Aston Martin, eh? Siamo lì, non siamo così distanti. Un'altra gara così che è difficile, però si può fare, si può fare. Devo dire che mazza, che spettacolo. Porca miseria. Soldini che arrivano finalmente, che ci servono perché non abbiamo più un soldo bucato.
Nel frattempo, Adami 91 addirittura. Progetto completato, sospensioni nuove. E un secondo, periodo sta per concludersi, ma io non ho soldi. Come faccio? RS in pessime condizioni. Cioè ho 98.000 euro. Non posso far molto, Allora, vediamo un po'. Non ho ricambi. Che faccio io? Produci. 1. Affrettato. Bloccato. Ottimo. Ottimo. Mamma mia, no, vabbè, però che non si può così, Propulsore RS lo cambiamo, ovviamente. Ho capito, che faccio io? Ragazzi, c'è un problema. Di sfondo di soldi qua, però. Qua si parla di soldi. C'è un piccolo problema. Ora, puoi discutere sto contratto, per favore? Bonus alla firma. Vediamo un po'. Oh, rinnova sto contrattino, per favore, Cardile. Abbiamo tutti i tecnici. Ho rinnovato. Ho rinnovato, no? Perché scade? Ma altro contratto firmato di recente. O lui ha firmato, quindi qua viene Peter Boddington, non c'è problema. E contratto rinnovato. Questo però ancora non mi ha rinnovato. E io non ho più un soldo, però. A me tocca andare a fare veramente una gara con la roba vecchia, tipo la lettura anteriore, perché non posso produrlo. È bloccato. Non posso produrlo. Cioè mi tocca far così. Cioè, vado a perdere un po' di prestazioni. E però che devo fare io? Non posso fare altrimenti. Mamma mia. Purtroppo il fattore soldi si è messo un pochino male. Tanto obiettivi prestazionali, un secondo, guardiamo cosa possiamo fare. Modifica Q3 e Q2, cercare di prendere più soldi possibili, perché qua, se no, è veramente un casino. Vediamo un po'. Che bordello. Quanto manca tra l'altro alla fine della stagione? Da capire un po' cosa fare, perché Messico, Brasile e poi America e Abu Dhabi, Las Vegas e Abu Dhabi. Senza un soldo, senza niente, insomma. Oh, il contratto è stato rinnovato. Allora qual è il problema? Boh, non sto capendo. L'ho rinnovato, ma non l'ho rinnovato. Va bene. E cosa posso fare io per... Mamma mia, che bordello. Senza soldi, senza niente. Consigli su questa faccenda? Intanto questo episodio è andato bene, quindi io sono contento. Per il momento è tutto. Va benissimo. Leclerc vince il Gran Premio di Austin. Incredibile. Prima nostra vittoria di questa serie. Meraviglioso. Tutto meraviglioso. Ecco, diciamo che devo migliorare sotto il profilo economico, cioè di dosare bene i soldi, perché ora si è messi malissimo e io non so come fare. Onestamente non so come fare. Quindi non so se c'è qualche consiglio, qualche trucchettino da usare, nel senso per avere più soldi, non ne ho idea. Però io onestamente, cioè, non posso neanche sviluppare la macchina perché non ho i soldi, è tutto bloccato. Boh, non lo so. Non lo so, fatemi sapere.
Quindi ci becchiamo alla prossima a questo punto. Forza Ferrari, ciao ragazzi, alla prossima.